Quando pensiamo all'amore vero, quello intenso, quello profondo, quello che ci realizza nella nostra vita, pensiamo quasi sempre attraverso la lente di un paradigma occidentale che oggi coinvolge purtroppo anche un po' tutto il mondo. Cioè che questo tipo di realizzazione, questo tipo di amore, questo tipo di completamento può avvenire soltanto attraverso una sola persona. Eppure noi di Evo Amore, insieme a tantissime altre persone nel mondo, abbiamo scoperto attraverso le nostre esperienze e la nostra vita che è possibile vivere questo tipo di amore attraverso più persone contemporaneamente. Cerchiamo di capire come attraverso questo nuovo video di Evo Amore, dove insieme attraverso i sentimenti, le relazioni, la sessualità scopriamo strade di crescita spirituale. La maggioranza di noi, fin dalla nascita, è condizionata da un imprinting culturale e sociale molto ben preciso. Questo imprinting ci insegna fin da subito che le relazioni vere, le relazioni serie, le relazioni mature possono accadere soltanto e solamente con una sola persona. La nostra anima gemella, la nostra dolce metà, la persona che dobbiamo trovare nell'arco della nostra vita che ci completa e quindi ci realizza idealmente in una coppia che sarà sempre quella e sarà così per tutta la vita. Questo tipo di modello, che ha comunque un suo fascino e non è assolutamente qualcosa da demonizzare, ha però dei grossi limiti fondamentali che poi diventano sostanzialmente un problema nel momento in cui noi decidiamo di fare delle cose diverse. Nel momento in cui noi desideriamo, vogliamo, tentiamo anche con curiosità di comprendere le cose in modo diverso, quindi cerchiamo di capire se ci sono delle possibilità differenti, perché magari nel nostro cuore nascono simili sentimenti per due persone o per più persone. Ecco che questo paradigma, questo precetto fondamentale che lavora in background dentro di noi ci mette in cortocircuito e sostanzialmente accadono delle cose molto semplici. La prima è che il messaggio subliminale è: sì, finché hai più relazioni sei superficiale, sei infantile, non hai capito cosa vuoi dalla vita, non hai ancora realizzato una maturità che ti permette di capire davvero cosa vuoi. Quando sceglierai una persona e soltanto quella persona, ecco che avrai realizzato la tua maturità dal punto di vista, diciamo, delle relazioni e dei sentimenti. Con questa premessa diventa impossibile fare qualsiasi altra cosa. Ma cosa c'è di vero in questo paradigma? Come funziona veramente il mondo dei sentimenti e dell'amore dal punto di vista umano, andando a guardare un pochino sotto questa crosta? Per fare un po' di ordine in tutto questo processo, dobbiamo intanto riaprire un argomento che abbiamo già trattato in un altro video, che è quello del fuoco della passione. Intanto dobbiamo capire che il fuoco della passione non è un qualcosa che noi possiamo decidere. Il fuoco della passione, ovvero sia lo stato energetico che ci porta in quel contesto che chiamiamo comunemente innamoramento, è qualcosa che ci accade indipendentemente dalla nostra capacità o meno di deciderlo. O perlomeno, per fare un esempio concreto, noi non possiamo decidere: domani mattina mi sveglio e sarò innamorato di Tizio e di Caio. Non è proprio possibile. A un certo punto, un giorno ci svegliamo e ci accorgiamo di essere innamorati di Tizio e di Caio. Certo che tutta una serie di comportamenti che noi abbiamo ed esercitiamo nei confronti degli altri, perché ne siamo attratti, perché ne siamo interessati, perché vogliamo approfondire l'amicizia, lo scambio, generano le premesse e il contesto affinché questo fuoco della passione si accenda. Ma di fatto quell'elemento, quell'accensione, quel momento magico in cui questo accade è e resta un mistero. Ed è importante che resti un mistero, perché il suo processo naturale è un qualcosa che prescinde dalla nostra volontà. Ecco che in questo tipo di contesto si mescolano tante cose: la nostra educazione, questo processo di background di cui vi parlavo prima, quindi è come se noi avessimo una sorta di imprinting iniziale che ci dice: oddio, se mi innamoro di una seconda persona mentre sono innamorato già di un'altra, sto sbagliando qualcosa, c'è qualcosa che non funziona in me, forse sono malato. E quindi si innescono una serie di meccanismi inibitori che poi tendono a bloccarci o comunque
tendono a mettere in cortocircuito questo processo. Tenete conto che non è facile mettere in cortocircuito o comunque bloccare un processo come il fuoco della passione, perché è estremamente potente e quindi sovente questo in noi genera dei grossi disagi, soprattutto se cerchiamo di reprimerlo, se cerchiamo di non considerarlo, di far finta che non ci sia nel momento in cui questo sta nascendo. Perché ci comportiamo in questo modo? Perché stiamo cercando di assecondare questo imprinting che ci dice no, non ti puoi innamorare di un'altra persona, non è possibile che stia accadendo, quindi dimenticatela, lascia perdere, chiudi questo capitolo. Certo, razionalmente è facile farlo e si può anche tentare di farlo, ma sovente questo è molto difficile e in alcuni casi non funziona proprio, ed è il motivo per cui tantissime persone alla fine vengono trasportate dal fuoco della passione che poi guida loro e loro non riescono più a guidare la propria vita, ma è il fuoco della passione che le guida, le muove e le muove verso le famose relazioni extraconiugali, cioè quelle relazioni che noi cerchiamo di non far vedere ma che in realtà occupano la nostra vita e ci danno quell'elemento che possiamo in qualche modo considerare, cioè il fatto di poter amare qualcun altro, raccontandocela, perché di fatto è come se creassimo dei compartimenti, quindi questi elementi tra di loro non comunicano e sono nascosti tra di loro, e quindi in questa sorta di scissione, bipolarismo nel quale noi ci troviamo a vivere le relazioni extraconiugali nascoste, riusciamo a collocare in qualche modo questa cosa. Ma voi, se ci pensate un attimo, vi rendete perfettamente conto che tutta questa roba non sta su, non ha nessun senso e nessun significato. Quindi ci sono categorie di persone che rifiutano sistematicamente qualunque tipo di interesse verso altre persone, anche se lo sentono intimamente, profondamente dentro, e ne hanno magari anche la forza. Ci sono altre persone che vivono questo tipo di esperienza, ne vengono travolte, ma non potendo, tra virgolette, distruggere la loro vita, creano questi compartimenti e generano queste relazioni nascoste che diventano poi qualcosa anche di molto difficile da gestire, anche sovente sgradevole da gestire. E ci sono categorie di persone, come ad esempio noi di Evo Amore, che cominciano a farsi delle domande e dicono: ma è davvero così? È davvero reale che io posso solo amare davvero una persona e tutto il resto diventa svago, diventa superficiale, diventa una questione di solo sesso o cose di questo genere? Sono tutte frasi fatte tipiche della nostra società? O è pure vero che io posso amare più persone con la stessa identica intensità, con lo stesso identico trasporto, con la stessa identica voglia di costruire qualcosa interagendo con esse? Beh, noi abbiamo scoperto che questo è possibile farlo. È possibile farlo attraverso tutta una serie di aspetti che adesso andremo a capire un pochino più nel dettaglio. Innanzitutto dobbiamo partire dal concetto che ho già detto poc'anzi, che il fuoco della passione è un processo misterioso, è un processo mistico, è un qualcosa che ci trascende, è un qualcosa che accade, che ha il suo fascino, il suo mistero, ed è un aspetto così importante nella nostra vita perché è un elemento che ci porta tantissimo movimento, stravolgimento, ma anche insegnamento, perché tutta questa gamma di sentimenti che comprende l'innamoramento, che comprende il coinvolgimento nei confronti di qualcuno, ci porta tantissimi elementi di crescita, ci dà la possibilità di vedere noi stessi in modo diverso, ci porta grande trasformazione. Ecco, questo elemento, essendo un mistero ed essendo un elemento che noi non guidiamo, va da sé che non è detto che questo possa accadere anche con altri. E se può accadere con altri, perché non viverlo? Perché non tentare di assecondare questo movimento, assecondare questa nascita e andare a capire cosa c'è in fondo alla tana del bianconiglio? Altro elemento fondamentale è la dualità. La dualità è il più grande nemico dei sentimenti, perché la dualità è un elemento razionale, è un elemento che arriva dalla cultura umana, ma non ha niente a che vedere con la natura, non ha niente a che vedere con i sentimenti, con l'amore. L'amore non è duale, i sentimenti non sono duali, e già soltanto il concetto di famiglia non è un concetto di due persone, è un concetto di molte persone. Così come in natura tutto è interconnesso da un certo punto di vista e le connessioni di gruppo sono sempre vincenti. La forza del gruppo è sempre superiore alla forza del singolo o comunque alla forza di numeri inferiori.
Quindi da questo punto di vista la dualità è semplicemente un paradigma che confligge costantemente con il nostro concetto di amore e di sentimento. Questo noi lo dobbiamo considerare ed è un elemento su cui è importantissimo lavorare, perché noi viviamo tutto il giorno della nostra vita, di tutti i giorni, H24, 7 giorni su 7, tutto l'anno, in buono, cattivo, giusto, sbagliato, bianco e nero, fidanzato o non fidanzata, e tutta questa roba è sempre duale. Tutto questo concetto che riduce le cose a due ti porta sempre a un bivio, ti porta sempre a una selezione obbligatoria, quando in realtà è assolutamente illusoria, non ha nessun senso dal punto di vista della vita. Però poi noi ci troviamo a farlo perché questi input, come appunto la dualità che ci coinvolge sempre costantemente, ci portano a fare, ma questi comportamenti non sono naturali, non ci appartengono, sono dei modelli che noi abbiamo obtorto collo adottato. Uscire dalla dualità, oltre ad essere un processo che richiede molto coraggio, è anche un processo che richiede molta centratura in noi stessi, richiede un viaggio importante, c'è da fare un lavoro su di noi, perché dobbiamo centrarci, riuscire a sentire il nostro fuoco interiore, il nostro centro, cominciare a capire dove siamo all'interno del nostro mondo relazionale e capire esattamente dove vogliamo andare. Anche di questi aspetti abbiamo accennato in altri video, che è importante avere un nord nelle relazioni. Cosa significa questo? È un processo molto lungo, particolare, ma è molto importante per capire se stiamo girando nella ruota del criceto oppure se invece stiamo prendendo davvero una direzione come pensiamo di avere. Avendo dei riferimenti, avendo un riferimento che scegliamo e determiniamo dal nostro punto di vista, certo questo diventa più facile, è più facile comprendere se stiamo davvero proseguendo. Tutti questi elementi che possiamo nel tempo approfondire sono elementi che ci portano a comprendere e a smantellare questo concetto della dualità e a capire che noi siamo più ampi di questo paradigma che ci è stato inculcato in testa. Altro grandissimo elemento che va a braccetto con la dualità è il famoso discorso del possesso. Il possesso è questo elemento ormai secolare che ci porta a sentirci proprietari gli uni degli altri, quindi come se fossimo degli oggetti, come se fossimo delle proprietà, come se fossimo delle automobili. Quindi nel momento in cui io ho una relazione con te, io sono tuo, tu sei mia, che ha un sapore poetico ma anche un sapore un po' inquietante. Quindi tu diventi una mia proprietà e se qualcuno si avvicina io mi agito, non mi piace questa cosa, e da questo punto di vista crea un pochino la cortina di ferro intorno. Riformare un concetto di amore inverte un po' il processo di cui parlavamo all'inizio, ovvero noi siamo convinti in questo paradigma di cui vi parlavo nei primi minuti, che la maturità nasce nel momento in cui noi selezioniamo una relazione. Dal punto di vista di Evo Amore la vediamo esattamente al contrario. Pensiamo che nel momento in cui noi siamo capaci di amare così tanto una persona da lasciargli lo spazio di essere se stessa, e nell'essere se stessa ci stanno ogni forma di espressione, compresa quella di poter vivere anche altre relazioni, noi stiamo maturando. Noi spiritualmente stiamo facendo dei passi avanti, stiamo davvero cambiando noi stessi e prendendo una forma dell'amore che è più sana, che è più collegata all'amore nel senso universale e non all'amore condizionato al possesso. Arrivare a questo punto anche, certo, richiede un percorso, richiede un processo, ma è una forma di amore che nel momento in cui noi cominciamo ad applicarla e riusciamo a creare questo contenitore al nostro interno, ad allargare questo contenitore al nostro interno, ecco che questi aspetti legati alla comprensione che si possono vivere più relazioni contemporaneamente e amare le persone con la stessa intensità e profondità contemporaneamente lo rendono possibile. La profondità nelle relazioni per noi di Evo Amore è l'elemento fondamentale. Capisco che è difficile per chi è abituato a considerare le relazioni profonde soltanto quando accadono con una persona, ma noi non stiamo parlando di disponibilità a vivere più relazioni in senso superficiale, cioè ho una relazione importante e magari, che ne so, faccio sesso con altre persone in modo distaccato e superficiale. Noi non siamo lì, noi stiamo parlando e vi stiamo portando il fatto che si possono vivere delle relazioni sentimentali, affettive e sessuali complete, profonde, dense,
realizzanti con più persone. Poi il contesto in cui queste persone vivono armonicamente all'interno di questo contesto con noi e con se stesse attraverso le loro relazioni e quelle che hanno con noi è un discorso ancora diverso che vedremo anche nel tempo, cercheremo di approfondirlo perché comunque richiede dei paradigmi, delle logiche, delle modalità di interazione che sono comunque un po' diverse da quelle che conosciamo, ma che di fatto funzionano, ve lo possiamo dire perché le viviamo tutti i giorni, quindi si possono vivere e si possono comunque portare avanti. Questo perché per noi è importante sottolineare che tutto quello che affrontiamo e portiamo all'interno di questo percorso che stiamo condividendo con voi non ha a che fare con il poter vivere delle relazioni leggere e spassarsela, diciamo, con altri. Queste sono modalità, possibilità che rispettiamo, ma che non hanno niente a che fare con quello che noi vi stiamo proponendo. Quindi quando noi parliamo di poliamore o parliamo di relazioni allargate, parliamo di relazioni veramente profonde, veramente impegnate. E capisco che chi non si è mai avvicinato a questo mondo e a questa logica possa viverlo con sospetto, con rifiuto, con riluttanza e credetemi, avete tutta la mia comprensione. Ma tenete conto che l'esperienza ci ha insegnato che questo non solo è possibile, ma ci ha fatto fare dei salti di qualità personali enormi. Quindi abbiamo scelto di condividere questa esperienza, di condividere dove è possibile un metodo, perché questo è anche possibile in qualche forma proporlo, proprio perché sentiamo e sappiamo quanto ci è servito a noi, quanto ci ha aiutato a fare dei passi in avanti. Ecco che tutto questo processo di condivisione per noi diventa fondamentale nel momento in cui riusciamo a capirci sul livello in cui siamo, sul livello del quale stiamo parlando, per cui le relazioni per noi rappresentano questo e non cose più light o diverse come tanti magari immaginano. Amare più persone comporta anche il fatto di incontrare tutta una serie di sentimenti che in una realtà di coppia, come diciamo noi quando ci facciamo delle battute di coppia sotto una campana, cioè nel momento in cui come relazione di coppia non si interagisce con nessuno, se non in maniera estremamente superficiale, ci si isola tra virgolette affettivamente dal resto del mondo, nel momento in cui usciamo da questo guscio e proviamo a vivere qualcosa di diverso, a cominciare da delle semplici amicizie, ci rendiamo conto che c'è tutta una gamma di sentimenti che andiamo ad affrontare che sono particolarmente forti e anche particolarmente difficili da gestire. In primis la gelosia, abbiamo fatto un video su questo, ma ce ne sono anche tanti altri, anche più sfumati, anche più interessanti, perché si muovono tante cose che non sono necessariamente solo negative. Nel momento in cui noi iniziamo a vivere o osserviamo le persone che amiamo vivere delle cose, dentro di noi si muovono una gamma enorme di cose che fino a quel momento non erano neanche mai state prese in considerazione, non sapevamo nemmeno che esistessero in alcuni casi dentro di noi, o in molti casi ne avevamo molta paura, ne abbiamo molta paura e quindi si cercano di evitare. Avere il coraggio di iniziare questo viaggio insieme con altre persone, andando a vedere un pochino tutti questi aspetti, può diventare un viaggio entronautico molto importante, molto profondo e che ci può portare anche molto lontano. In tutto questo ci sono strumenti e modi per non farsi troppo male, per andare anche a scoprire le cose in modo protetto, tra virgolette, comunque più sicuro, e facendo in modo che chi partecipa di questa esperienza comunque ne usufruisca in qualche modo positivamente. Questo non ci tutelerà completamente dal fatto che andremo incontro anche a delle sensazioni forti, andremo incontro anche a delle crisi, a delle difficoltà, ma se sappiamo che stiamo facendo questo perché ci sta portando effettivamente una maggiore densità personale, una maggiore maturità e una maggiore crescita dal punto di vista spirituale, ecco che tutto questo acquisisce un senso che poi ci può portare effettivamente da qualche altra parte. Spero che il video vi sia piaciuto, mettete un like e se volete fare un percorso di crescita attraverso le relazioni e volete un nostro aiuto, potete rivolgervi alla mail che abbiamo lasciato qui sotto in descrizione. Al prossimo video!